Appassionati di storie e racconti, ben trovati da Gianluca Ruoppolo nel salotto di Storytime. Quest'oggi avremo il piacere di poter chiacchierare con un tatuatore che ci ha raggiunto nei nostri studi. Prima di presentarvelo vi invito però come sempre a seguirci sui nostri canali social, quindi se vi va un bel mi piace alla nostra pagina Facebook, ossia Storytime Official, ma ci trovate volendo anche sul nostro canale Instagram alla voce Storytime_ufficiale. Detto ciò, vado subito a dare il benvenuto all'ospite di quest'oggi, sto parlando di Gerry Magni. Ciao Gerry, ben trovato. Ciao, ben trovato a te. Come stai innanzitutto? Tutto bene? Bene, sì, come sempre si può andare meglio, ma si potrebbe andare peggio, quindi va bene così. Quindi va bene così. Come detto in presentazione, il nostro Gerry è un tatuatore, quindi posso chiederti come ti sei avvicinato al mondo del tatuaggio? Il mio avvicinamento al mondo del tatuaggio è stato graduale, io lo dividerei in 3 fasi. La prima fase è l'avvicinamento del tutto irresponsabile, come solo un ragazzino di 14 anni può esserlo, e cioè vedendo un ragazzino più grande di me col tatuaggio, chiesi a questo ragazzo che frequentava il bar, quindi sai, quando hai 14 anni, uno che ha 18 anni per te è già certo. un uomo, anche se non è vero, è un altro ragazzino. Sì. Lui mi spiegò come si era fatto il tatuaggio, se l'era fatto durante il militare, e io corsi a casa a farmi il mio tatuaggio. Trovai un disegno che mi piaceva, rubai un ago da cucito a mia madre e con un po' di inchiostro di china cominciai a farmi il mio tatuaggio. Chiaramente in quella fase ero del tutto irresponsabile, lo stavo facendo senza alcun significato, senza alcuna idea, era solo il desiderio di sembrare più grande, più duro degli altri, come solo un ragazzino di 14 anni può. Certo. Gli amici, vedendo il mio tatuaggio, ne rimasero colpiti e mi chiesero di fare dei tatuaggi a loro. Vedi, e la cosa, comunque hai riscosso successo. Sì, il fatto è che la cosa è andata avanti fino a quando una delle madri dei miei amici ha scoperto la cosa e vabbè, è uscito un macello, un patatrac, perché chiaramente eravamo dei ragazzini stupidi e irresponsabili. Questa è la prima fase. Che mi sono portato anche al militare. Chiaramente è arrivato al militare, mi vedono il tatuaggio e quindi durante il servizio militare ho tatuato i miei commilitoni. Questa è stata la prima fase. Ragazzi, tra 3 minuti mi trovo con un tatuaggio. Cioè, se No. tanto mi dà tanto, fase 1 scatta il tatuaggio, fase 2 scatta il tatuaggio, questa è la fase 4. Lui ha detto che ce ne sono 3, questa è la fase 4. Vai. No, la fase 2 è stata un po' diversa perché al ritorno dal militare Era un po' più consapevole la fase 2. Relativamente, perché io torno dal militare e chiaramente abbandono completamente l'idea del tatuaggio, non avevo nemmeno idea che potesse diventare un lavoro. Stiamo parlando della fine degli anni 80, primi 90. Sì. Quindi proprio il mondo del tatuaggio era qualcosa di veramente non era nemmeno una sottocultura. Era qualcosa che si facevano i militari, i drogati, i carcerati, spesso e volentieri pessimi tatuaggi, però aveva quell'aura di ribellione attorno a sé, per cui i ragazzini dell'epoca, anche tatuandosi delle cose veramente discutibili, si sentivano un po' più ribelli, grandi, insomma. E appunto al ritorno dal militare io, avendo studiato alla scuola del fumetto, mi concentrai sui fumetti, illustrazioni, quello era il mio scopo e andai avanti per qualche anno. Verso il 93-94 cominciarono a uscire le prime riviste di tatuaggi, che trovavo discutibili per la qualità dei disegni, però non so per quale motivo continuavo ad acquistarle. Arriviamo più o meno alla metà degli anni 90 e visto che trovavo brutti disegni che vedevo sulle riviste, proposi al mio editore, in quel periodo facevo fumetti, illustrazioni, copertine per dei fumetti eccetera, proposi al mio editore di fare un libro dedicato ai tatuaggi con disegni per tatuaggi, da cui la gente potesse trarre ispirazione per creare qualcosa di migliore. E il fatto è che quel libro, non so se è stato positivo o negativo, ha cambiato il mio nome. Da lì non ero più il Gerry Magni dei fumetti o delle illustrazioni, diventai il Gerry Magni dei tatuaggi. E entriamo già nella fase 3 quindi? No, siamo ancora nella fase 2. Quindi è una fase 2 bella corposa. E quindi la gente cominciò a chiedermi tatuaggi. Visto che avevo già un'esperienza, trovai il modo di recuperare macchinette, eccetera, e cominciai a lavorare. Diventò un secondo lavoro, diciamo, però il mio interesse era comunque quello di continuare a fare fumetti e illustrazioni.
Adesso arriviamo alla fase 3. Ok. Questa sorta di secondo lavoro che facevo più per accontentare amici e conoscenti che per altro andò avanti fino attorno al 2003-2004, quando ci fu una grossa crisi nel mondo dell'editoria illustrata e io mi trovai un po' in una situazione, diciamo, non piacevole, e una persona che mi era molto cara all'epoca mi disse: guarda, forse l'universo ti sta dicendo qualcosa che dovresti ascoltare. Mi disse: tatui da quando avevi 14 anni, hai tatuato quando eri militare, ti hanno chiesto di fare i tatuaggi, hai fatto un libro sui tatuaggi, ti hanno chiesto di fare un secondo libro, perché nel 98 feci un secondo libro dedicato ai tatuaggi. Cioè, cosa deve fare più il destino per fartelo capire? Esatto. Ti avrei detto la stessa cosa. Il fumetto più famoso che hai fatto, più di successo che hai fatto, è per certi versi legato al mondo del tatuaggio. Tutto quello che fai legato al mondo del tatuaggio funziona. Forse è il caso che lo ascolti, questo destino, e quindi nel 2005 decisi di abbandonare tutto il resto e dedicarmi esclusivamente ai tatuaggi. Aprì il mio studio e da lì è partito tutto, dai. Esatto, dove è presente tutto. Il tuo studio? A Carvico. È sempre stato lì, quindi? Sì, prima era uno studio su strada, adesso è uno studio privato, quindi un po' come andare dal dentista, devi suonare un campanello, entri, perché ho trovato che è più congeniale al mio modo di lavorare. Preferisco lavorare con calma, con un cliente al giorno, anche perché i progetti che realizzo sono molto grandi e quindi richiedono pazienza. Diciamo che il lavoro che faccio non è adatto a quei tipi di studi aperti dove tutti comunicano con tutti. Ci sta. E tale studio si chiama Gerry Magni Tattoo Art, giusto? In realtà Gerry Magni Tattoo Art è il progetto, cioè insomma quello che sei. Diciamo che esatto, è quello che sono. Il nome reale dello studio è la 10ª Arte Private Tattoo Studio, però esatto, errore mio, ma posso chiederti come la mai gente mi chiama Gerry Magni. Esatto, sostanzialmente. Però sai, dovevo dare un nome per la partita IVA, e quindi la 10ª Arte mi piaceva perché il fumetto è considerato la nona arte. Ok. E quindi arrivando dal fumetto mi sono detto, dalla nona alla 10ª. Passiamo alla 10ª, esatto. Ed è stato così. Posso chiederti una cosa? Questo primo famoso tatuaggio, il primissimo che di mi cui sono fatto, ma è possibile vederlo? Non c'è più. Era qua sotto. Ah, ok. Era perfetto. qua sotto, poi questo braccio è stato ricoperto di tribali e tatuaggi pessimi, uno più brutto dell'altro, quindi nel 2012 decisi di rimuoverli completamente con il laser e tatuarmi qualcosa che mi piace. Ci sta. Volevo chiederti anche il biomeccanico, ecco, che tipo di tatuaggio è? È esattamente quello che ho sul braccio. Eccolo là. Il biomeccanico nasce in realtà con i quadri di Giger, che è l'artista che ha dato vita anche al mostro di Alien, è lui che ha realizzato il concetto. Da lì sono nate molte... Il biomeccanico può essere molte cose, tendenzialmente è un tatuaggio che segue l'andamento del corpo, ha un andamento quasi astratto. Inizialmente negli anni 90 in particolare era più qualcosa di robotico, cioè cercare di rendere un braccio come se fosse robotico, come se ci fossero dei pezzi di carne che si innestavano alla meccanica, però nel corso degli anni si è evoluto e ha preso forme. Biomeccanico può essere considerato anche bioorganico, può essere qualcosa di horror, tentacoli, parti meccaniche, forme astratte, ma per quanto astratte rendono l'idea di forme che hanno una profondità, delle luci. Insomma, ti ci rivedi in questo genere? Sì, mi è sempre piaciuto Giger fin dagli anni 80, quando scoprì i suoi primi lavori, fino all'evoluzione che ha preso ultimamente, in particolare nel mondo del tatuaggio. Siamo in pochi a farlo, siamo veramente pochi, però sì, è una cosa che ti piace. Direi che è l'evoluzione del tatuaggio. Come diceva, credo fosse Canyon Webb, che è un tatuatore americano, disse: il tatuaggio è o tribale o biomeccanico, tutto il resto si muove nel mezzo. E io sono abbastanza d'accordo, perché il tribale è qualcosa che è il risultato di migliaia di anni di esperienza che queste tribù hanno dedicato alla decorazione del corpo, quindi creano delle figure tribali, grafiche, che resistono sulla pelle nel corso degli anni.
Il biomeccanico è molto simile per certi versi, però introduce quello che i disegni tribali non hanno, cioè la profondità, la prospettiva, l'uso del colore, la teoria del colore, cioè tutte quelle tecniche che il mondo occidentale ha sviluppato nel corso degli anni. E se, appunto, segue l'andamento del corpo, e come dico sempre, se ti fai un ritratto su un braccio e per caso nel corso degli anni metti su 20 o 30 kg, non sappiamo che fine farà quel ritratto. Se ti fai un biomeccanico e aumenti di 20 o 30 kg, non te ne frega niente, perché resterà bello comunque, perché lo scopo è seguire l'andamento del corpo, non riprodurre una fotografia o qualcosa del genere. Per chi volesse seguire il nostro Gerry sui social, Gerry Magni su YouTube, Gerry_Magni su Instagram. Un contatto più diretto è invece l'indirizzo mail contact@gerrymagni.com, giusto? Sì. Ci ricordi nuovamente dove si trova il tuo studio? A Decimarte? In provincia di Bergamo, a Carvico. Non do l'indirizzo perché, essendo privato ed essendo praticamente adiacente all'abitazione, per evitare... Ma ci mancherebbe. Per qualsiasi informazione comunque ti contattano sui social o Sì, tramite sì, l'indirizzo mail. Sì, in genere sul mio sito c'è una pagina per i contatti attraverso cui possono contattarmi con tutte le domande del caso e tutte le richieste. Perfetto, ovviamente poi si decide insieme, dato che ovviamente le creazioni sono tutte tue, giusto? Sì, a meno che, per carità, io come dico sempre, aiuto il cliente a sviluppare la sua idea. Se poi uno arriva e vuole tatuarsi la lista della spesa, se ho tempo e lui è contento... Fantastico, si fa la lista della spesa. Vabbè. Va bene anche quello. Perfetto, Gerry, hai qualche lista, qualche nome da salutare o ringraziare prima di salutarci? No, in realtà no, posso solo ringraziare i miei clienti che hanno sempre creduto in me e che mi hanno dato la possibilità di evolvere nella mia arte, e tutte le persone che sono state vicine nel corso degli anni e che mi hanno permesso di non buttarmi troppo giù nei momenti tristi. Perfetto, ci diamo anche noi a questi saluti del nostro Gerry. Intanto appunto lo salutiamo e gli auguriamo un grosso in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera professionale. Ciao Gerry, alla prossima. Alla prossima, grazie mille, ciao.